Buongiorno, siamo qua per Jenny. Ciao Monica, ciao Elena. O ciao Ciao. Elena, Monica. Ciao. Ciao. Chi ha studiato oggi? Chi viene alla lavagna? Basta. Tutto le va- Lucio. Abbiamo Alla lavagna Lucio. alla lavagna Lucio. Sì. Lucio Vagna. Lucio Vagna. Vagna. Abbiamo sentito i punti di Jenny. Conto da 5-1. 5, 4, 3, 2, 1. Ditemi se la vedete. Sì. Sì? Autorizzazione. Sì, certo. Come la vedi, Monica? La vedo che è in cucina e vuole setacciare della farina, però anziché usare, diciamo, il colino a maglie strette, utilizza lo scolapasta, quindi non riesce a togliere i grumi dalla farina. Elena? Io invece la vedo è in un posto dove c'è della sabbia però grossolana, no? Quasi con sassolini. Mhm. Ok. È vicino a un fiume ma non è proprio sulla sponda, un pochino rientrante. Mhm. Ed è lì che prende queste manciate di questi sassolini e sabbia, li guarda e poi li butta giù. Sale grosso, tipo. Mhm. Vibrazione. Elena. 967 milioni. Monica. 2 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 113. Monica. 102. PSPE. 35% APS. Sì, 37. Vite precedenti. 2831. Monica. 2354. Cervello. 9.1. 8,5. Molto bene. Entità eteriche. Chi vuole iniziare inizia. Ma a me le presenta in una maniera strana. Tipo il coccodrillo me lo fa vedere come il ricamo, sai, della famosa maglietta. Mhm. Poi mi fa Quindi c'è un vedere rettile. sì. Mhm. Poi mi fa vedere un falconiforme, però dentro un uovo, un ovetto, come se fosse appena nato. Quindi come un pulcino, no? Di falconiforme. Mhm. Vedo poi Odino. E poi c'è tipo come se fosse una figura che sembra femminile, però penso che sia solamente maschile, ma con dei tratti femminili. Non so, mi dice che viene da Andromeda. Un umanoide, quindi. Sì, Ci sono i DL per te, Monica. per me ce ne sono 5. Basta? Al momento a me fa vedere questo. Elena. Sì, ho visto sotto Odino una leonessa. Poi Mhm. il resto l'ho visto come Monica. Un cocco, un falco, un umanoide, 5 DL. Sì, un falconiforme, un rettile, sì, un umanoide, sì, sì. Sì, 5DL, sì. Mentali, Elena. Una di livello 6,
una di livello 3. Mm. Uguale, Monica? Sì, identico. 6. A me viene che si chiama cioè che dà fluttuazione. Fluttuazione, incostanza, instabilità in diversi ambiti, specialmente relazionali, di interessi, così. E quindi che ha, diciamo così, una radice molto profonda in sé, perché poi alla fine le impedisce di arrivare poi a dei progetti e a dei rapporti stabili e appaganti per lei. E la 3? La 3 mi viene legata all'identità, al senso di identità, quindi accompagnata da questa confusione e a questa ricerca continua in vari settori di una propria essenza, di una propria identità, di un proprio luogo, di chi è, creando ovviamente molta confusione dentro di sé, molta anche conflitto e anche vedo raccolta di interferenze. Elena, la 6. Allora, la 6 sì, esattamente come ha visto Monica, vedo proprio su e giù. Ok, un'onda su, un'onda giù, e quello che provoca principalmente, la prima cosa che mi è arrivata, che provoca in Jenny, è proprio sbalzi di umore molto forti, molto evidenti. E la 3 è proprio legata al suo essere sì, insicura ad approcciarsi col mondo. Un esempio è quello che lei ha detto di quando deve parlare a più persone che gli vengono, non riesce a parlare, non riesce a fare le frasi, addirittura trema. Ecco, quella lì è l'entità di livello 3. Ok, e impianti. Allora, a livello mentale io vedo tipo una piramide a base quadrata al centro della testa con la punta verso l'alto, quasi come se la punta fosse il collegamento con qualcosa fuori, quindi quell'umanoide che abbiamo visto da Andromeda, secondo me controlla appunto la sua gestione durante, cioè, la sua gestione, ed è quello che coordina le abduction che le fanno. La vedo collegata dalla punta della piramide. Basta? Mentali sì. Eteriche? Impianti Allora, eterici? sì, impianti eterici. Allora, prima mentre descriveva, io vedevo a livello della colonna una serie di impianti, ce ne sono 6, però sono proprio al centro. Vedevo però che la cosa strana è che è come se la PS fosse riuscita un po' a reagire a questi impianti, ma solo dalla parte destra del corpo. Oppure è come se avesse iniziato da lì. Quindi i sintomi che lei ha avuto a livello della colonna sono dati da questa reazione della PS su questi impianti. Basta? E poi 2 impianti sotto le piante dei piedi, uno a destra e uno a sinistra. Non Vedi vedo una quasi. presenza di impianti più sulla parte destra del corpo? Eh, mm, In generale? No, è come se quella parte lì fosse più consapevole che ci siano. Non ne vedo a destra in particolare, però è come se quella parte lì fosse più consapevole, c'è qualcosa in più nel corpo, ok, e reagisce a questi impianti al centro. Boh, io vedo così. Mm. Mm, mm. Monica. Allora, confermo tutto questo discorso degli impianti fatti da Elena. Io ne ho identificato solo uno in più che sembra tipo, sai, i vecchi apparecchi a baffo?
che erano all'esterno, erano posizionati, hai presente, no? Con Uditivi? questa Con gli quell'arco di apparecchi dei metallo. denti. Sì, esatto, Mhm. con quell'arco di L'apparecchio. metallo. Sì, l'apparecchio, sì, l'apparecchio dai denti esterno, e che però praticamente raggiunge addirittura le orecchie. Oltre a prendere i denti, arriva alle orecchie. A cosa serve? Immagino a crearle problemi ai denti, come dai suoi punti, Sì, ma il qual è risultato sì, questo è è darle, l'effetto. sì, il risultato è darle il problema ai denti. Però vedo che è anche legata a una sorta di distorsione di quello che sente, nel senso che è come se ci fosse facesse sì che le cose che le persone le dicono, lei le distorcesse in un certo senso. Quindi non tanto come suono in sé per sé, ma riesce a trasformarne la valenza. Ok. Mhm. Posso aggiungere una cosa? Sì, sì. Sono d'accordo con Monica sulla a parte dell'apparecchio, e non solo distorce quello che arriva dall'esterno, ma vedo anche che è come se bloccasse quello che esce, quindi esce distorto anche, Vero, arriva distorto anche quello che esce da lei. vero. Va bene, vediamo Mm. velocemente il lungo elenco di problemi fisici. Appunto, tendenza ad avere problemi dalla parte destra. Chi vuole Io rispondere? questo, mentre parlava, io ho visto proprio che la parte destra è proprio assolutamente, diciamo così, il maschile, e tutte le problematiche che lei ha avuto durante il corso dell'esistenza con le figure maschili. E quindi il suo corpo è lì a ricordarle tutti questi fallimenti, questi dispiaceri, e Elena? caricano quindi, Sì. Dimmi. sì, caricano proprio appositamente su quella parte. Elena? Sì, è proprio come se la parte destra fosse più attiva, più reattiva, più sollecitata rispetto alla sinistra. La sinistra sembra quasi dormiente. Ernia. Mm. Io vedo che è sempre questa cosa qua. Ha un impianto lì dove ha l'ernia cervicale, e la parte destra è reattiva a questo impianto, ma solo a destra, anche se è centrale. Monica? Sì, non aggiungo altro, è così. Lipoma. È la stessa cosa per me. Mm. Bruxismo. Questo apparecchio che abbiamo Mm, visto. sì. Spalla, specialmente la destra. Allora, l'immagine che mi arriva è come se lei in eterico dovesse trattenere e tirare le cose, no? Questa cosa qua, che è come se sfuggissero e lei deve tenersele con forza da destra, Perché sfuggono. perché sfuggono. Può essere proprio la parte, sì, maschile, che è un po' così sconosciuta, che non riesce ehm, come si può dire, molto vaga e molto sconosciuta da lei, quindi non riesce a trattenerne una logica, il senso, un filo, non so come dire, no? Mi è venuta questa Monica? cosa qua. Ma allora mi fa vedere come una specie di evoluzione di questo pulcino che avevamo visto dentro l'uovo. Me lo fa vedere falconiforme che si appoggia alla sua spalla destra. E il messaggio che mi invia è come se questi episodi che lei ha avuto durante l'infanzia la trattenessero a quell'età lì, non so come dirti. C'è una parte di Mhm. sé che non è riuscita completamente a maturare, ad evolvere, ad uscire dal dolore. Episodio della bottiglia scoppiata in faccia, cicatrice al terzo occhio, dalla quale ancora oggi ogni tanto fuoriescono dei frammenti di vetro. Cosa è successo? Allora, io vedo la
Allora, vedo proprio il Leonide, la leonessa, che è come se creasse questo avvenimento, cioè in eterico è come quasi che se gli buttasse la bottiglia addosso, no? Quindi Sì. vedo proprio che gli arriva qua dalla leonessa, è come se avesse voluto aprire un canale da qua. Mm. Vedo Proprio- proprio che, cioè proprio come se le scagliasse la mm, bottiglia qui sulla fronte e le dicesse ti faccio vedere io il festeggiamento. sì, sì, sì. Mm, 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 mm. Sì, E il festeggiamento è questo canale. sì. Ok, tremore alle mani. Entità mentale di livello 3. Perché? Perché è la reazione che le fa avere fisicamente quando si sente insicura, si sente inadeguata, si sente non all'altezza di affrontare soprattutto una conversazione. Sì, questa cosa qua. Monica? Sì, l'entità mentale 3 si collega proprio al suo corpo emozionale causando ansia, agitazione, vedo anche balbettio Mm. in talune circostanze. Circolazione gambe. Io vedo che è proprio un'interferenza per impedirla in quello che è il suo grande talento. Il suo grande Mm. talento è Mm. quello della danza e quale modo migliore, no? Per bloccarla. Sì, proprio un blocco fisico, sì, sì. Mm, mm, Va bene, scaldiamo un po' i motori, apriamo 2 cinema stavolta. In uno invitiamo il compagno, la sua famiglia di Jenny, e la figlia del compagno. Nell'altro cinema, il cinema di serie B, dove si danno i B-movies, no, vabbè, nell'altro cinema, li voglio separare, invitiamo tutti quelli che hanno fatto fare esperienze di vario tipo a Jenny, quindi il sigillo salomonico, chi gliel'ha mm. consigliato, chi gliel'ha fatto, tarocchi su tarocchi, pendolino, che lei adesso non ha più, e a chi aveva battezzato Zeus, varie esperienze che ci ha descritto, il lungo elenco di cose che lei ha fatto. Li mettiamo tutti di qua, nel B, e nel cinema principale, compagno, famiglia e figlia del compagno. Cosa vedete? Beh, cinema B molto molto affollato Mm. e anche abbastanza raccapricciante. Mm. Sì, è come se collegassero tra loro, è come se si accordassero per ricaricare la loro interferenza, non so come dire, no? È come se fossero attirati e diventa quasi una fiamma di interferenze pronte ad agganciarsi alle persone. E perché vengono nel cinema? Non Perché dovrebbero per starsene poter a casa? Beh, ma Ma nel è un cinema cinema a vengono... parte, è un cinema a parte, quindi è come se, mm, cioè quello che io ho percepito è che era un cinema dove questi venivano più che altro segregati e quasi obbligati a vedere la realtà. Ecco. Ok, questo però è un cinema dove si acquisisce consapevolezza. Mhm. Restano tutti? Mm. No, per acquisire consapevolezza vanno via tutti, almeno io vedo. Ne Sì, rimangono due o tre. io vedo che loro avevano capito che era un'occasione golosa per Mm. accaparrarsi altri adepti. Si erano proprio preparati. Beh, certo, sì, come no. Va bene, mettiamo le cariche nel cinema 2 e lo facciamo esplodere. Volentieri. Niente, è tutto vuoto. Mm. Io sono molto attratto dal sigillo salomonico. Cos'è il sigillo salomonico? È un disegno fatto apposta per la persona. Poi uno se lo deve mettere in tasca, sotto il letto, e porta dei risultati. Chiamiamo, se ci sono, le entità che sono dietro al sigillo salomonico.
Posso dirti l'immagine che mi è arrivata Mhm. mentre dicevi, sono attratto dal sigillo salomonico. Io ho visto proprio che è un sigillo su una carta, ma non è fatto solo sulla carta. Vedo proprio che è come se, ehm, cioè fa quasi impressione perché in eterico è come se questo sigillo venisse fatto sulla persona, sulla carne, no? Quasi, cioè vedo il disegno intagliato nella carne della persona. Nella schiena, nella gamba, nel petto, nelle Mm, braccia. sì, diciamo il busto. Sì, più che Quindi la altro il carne. busto. Sì. Chi sono le entità? Vedo questo demone. C'è questo ha un cappuccio nero, un mantello nero e la faccia nera, si risaltano un po' gli occhi e, e la bocca. Un demone, quindi secondo Sì, universo. sì, sì. Monica? Guarda, me lo fa vedere in una maniera diversa da come l'ha descritto Elena, però alla fine il succo è lo stesso, perché me lo dà questo sigillo con una forma quasi tentacolare, quindi come una specie di piovra che va ad avviluppare l'intera persona con queste ventose. Mhm. Mm, e sinceramente a me rimanda direttamente a Satana. Chiamiamolo Satana. Ah, dove c'è Satana io chiamo subito, eh. Particolare simpatia per Satana, adesso diranno che sono un satanista, no? Ah, Satana, tre belle sillabe, tutte da mischiare. stavo per Un'altra volta. dirlo, mi hai appena letto nel Natasa, pensiero. Tanasa, Tasana. Sanatà. Io lo vedo un po' invecchiato, un po' ingobbito, Poverissito, poverissito. Non mangia più rattrappito. tanto. Eh, È un po' provato, sì. mm. Un po' a digiuno, sì. Ci vuole bene? Non penso proprio. Cosa dice Monica? Vedo che digrigna i denti a Mhm, Jenny, mhm. eh, quasi anche per stimolarla a continuare a farlo, perché vedo che ormai purtroppo la sua influenza è veramente molto scarsa e quindi ci prova con questi espedienti, insomma, no? Di poco conto. Ma nessuno gli ha dato questa autorizzazione perché lo sta facendo. Infatti non può parlare, l'unica cosa che fa è digrignare i denti. Chi gli ha dato l'autorizzazione di digrignare alcunché? No, no, voglio saperlo. Chi? Nessuno. Lo dici, sei un demente. Sono un demente. Vai, allora creiamo un gran bell'uomo energia della stessa forma, ma tutto pacioccone, di Satana e se lo abbraccia adesso. Sono miliardi di vibrazione, questo uomo energia superpower, è praticamente il suo opposto, esattamente il suo opposto. Uomo È il suo energia nemico. ha 6 braccia e 6 gambe, quindi se lo avviluppa tutto, visto che abbiamo appena sentito di un polipo. Tanto amore per povero Satana, quello che è. Sì, vedo proprio uno sbriciolamento. Rimane un mucchietto di braci, un po' ardenti, però è rimasto a terra una specie di forcone. Quello lo vedo ancora intatto. Elena? Sì, sì, come dice Monica, proprio pian piano come se si sbriciolasse e poi scompare, no? Eh, sì, io il furgone prima non glielo vedevo, quindi adesso cioè, non c'è, però nel frattempo anche quel demonino che c'era, che era quello che, diciamo, eh, come si può dire, il manovale di Mhm. Satana, anche lui automaticamente si è dissolto. Che peccato. Già finito? Vabbè.
Cinema, compagno, famiglia e figlia ci sono? La figlia del compagno la vedo in prima fila io. Sì. Gli altri li vedo un po' indietro, anche il compagno, tipo quarta, quinta fila. Sai che il compagno, non so che è un po' strano, però si sta mettendo un dito nel naso. Scusate. Oddio. Così. Chiedigli perché. Monica 5. Monica, questa è sotto la media. Non lo so, ho visto così, scusa. Perché si sta mettendo un dito nel naso? No, beh, c'ha un Aspetta. significato Sì. simbolico, immagino. Allora, no, adesso veramente mi dice che ci sono cose più interessanti. Ah, si sta annoiando? Mm. Ok. Ho un po' paura a chiederlo, comunque è la fiamma? No, No. no. Gemella? Allora, una qualche affinità eterica c'è. Infatti, anch'io. Secondo, terzo grado, più o meno. Ok. Esiste la fiamma di Jenny? Io già quando parlava ho visto di sì. Sì, anch'io la vedo. Potrei dire entroterra della Liguria o Emilia, più o meno. Va bene, italiano, adesso poi non sono Sì. dati questi, No, non sono certo. dati attendibili, no? Diciamo che è italiano, è un uomo. Sì. Monica? Dovrei fare il nome di un paese. Mi è venuto il nome di un paese. Fallo. Mi dà Corsico. Milano. Sì, però non so, cioè, allora è come se a Sì? Corsico non ci fosse esattamente la sua fiamma, ma Ah, un è qualcosa di Cos. è molto molto vicino alla sua fiamma. Che cosa faccio, Jenny? Posso dirlo? Vagamente, che è quella cosa che hai fatto tu adesso con la faccia. Ok. È molto vicino a dove abita Jenny, Ah, ok. questo paese. Ah, ok. Quindi che significa? Che Sì. è di questo paese e quindi adesso non è più lì? Cioè, voi No, non lo che è lì. sapevate, No, ma che do. io potrei, ma ovviamente non lo sapevo. No, è lì. Ma è La lì? domanda che mi hai fatto è La- questa, se lui ancora la- abita lì? eh, Sì, abita ancora lì. O vabbè, perlomeno ha dei legami lì. Cioè, quando lei parlava mi è venuto il nome di questo paese, quindi ma lei l'ha non so. detto? No. Lei No, l'ha detto? No. No. Ok. Chiamiamolo nel cinema, così fa a pugni col compagno. No, scherzo. ma cioè, non ho capito se loro si sono già conosciuti o in qualche modo c'è stato un contatto già. Secondo me lei sa chi è. Eh, Cioè, vagamente così è sì. come se sa chi è. Un'idea c'è, Sì, perché io non lo vedo l'idea c'è. lo sconosciuto. No, neanch'io. Si sorride, quindi deve avere delle idee. Vabbè, ma chiamiamolo nel cinema, si presenta? Sì. Con un fiore di vaniglia, pensa. Boh. Bianco, no? O giallo? Ma Sì, bianco mi sembra. bianco giallino, Sì, 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 Bianco sì, sì. giallino. Va bene. Causa esoterica di avere donne nemiche, fuggire, avere un ambiente di lavoro ostile, fuggire da ogni tipo di lavoro e avere difficoltà nelle amicizie. Io le metterei tutte insieme. Sì.
Mm. Sì, l'entità mentale di fluttuazione. Di livello 6, sì. 6. Ok. Spasmi muscolari. Poi li Allora, vedo legati agli impianti della colonna vertebrale. stavo per dire la stessa cosa. Sì, Mm. la stessa identica cosa. Agitazione. Entità mentale di livello 3. Sì, esatto. Confusione mentale. 3. Uguale. Scarsa memoria. Più alla 6, secondo me. Cioè, la vedo alla 6 perché è proprio anche l'entità mentale di livello 6, facendole a volte cancellandole delle frasi o dei pensieri, aiuta questo fluttuare dall'alto verso il basso, mantenere Sì, le vibrazioni basse. sì, 6 più l'apparecchio, la specie di apparecchio, Sì. impianto apparecchio, ai denti, Mhm. barra orecchie, Mhm. che poi Nodo alla orecchie gola. significa all'interno poi del cervello. Torino. Nodo alla gola, specialmente quando parla in pubblico, con salivazione azzerata, balbettio. 3. Entità mentale di livello 3. Mhm. Utilizza quell'impianto alla colonna vertebrale cervicale per farle venire il nodo alla gola. Prevedere le cose, che qualcuno la sta per chiamare, lei chiama qualcuno che la stava pensando, piccole cose di tutti i giorni, però insomma. Quello che vedo io è che inizia a percepire i richiami della PS. Assolutamente. Questo vuol dire in effetti sempre questa cosa, insomma, che c'è Mm. una maggiore consapevolezza, che c'è una maggiore connessione con la parte subliminale, con la propria anima. Mhm. Si è più connessi, dopo un po' non ci si fa neanche più caso, diventa una cosa normale. Ok, lei ha usato lo specchio delle fiamme e lo specchio del mare. Nel primo caso l'obiettivo è quello di connettersi alla fiamma, nel secondo caso l'obiettivo è quello di connettersi davvero con se stessi. Qualcuno l'ha usato, poi non l'ha usato più, qualcuno l'ha usato con buoni effetti e qualcuno non l'ha proprio ignorato. Lei in quale categoria sta? Cioè ha avuto dei risultati? Sì, quello che vedo io è che questo allenamento di usare lo specchio delle fiamme e quello del mare ha fatto sì che lei potesse eh, mh, mh, portare più nello specifico e più intensamente l'intento eh, verso il trovare la sua fiamma. Monica? Sì, vedo che le ha proprio fatto fare una scrematura, mi dice. Una forte selezione. Scremando. Io vedo che c'è quasi arrivata vicino. Quindi lei non ha ben capito chi sia, neanche adesso, ma ci è arrivata vicino. Sì. Sì, è proprio un bel allenamento che ha trovato proprio. A dicembre è stato messo quello nel cielo e a gennaio mi sembra quello nel mare. Quanti hanno aderito? Allora, nel cielo mi viene... vuoi percentuale? Delle... Sì, sì. 68, quello nel cielo. Del totale? Sì, del totale delle fiamme. Ah, mhm. E mare? 43. Ok. Monica? Un pochino più alte. Mm. Il primo 72 e l'altro quasi 50 mi viene. Però su per giù. Ok. Lo rinforziamo, chi vuole, tra cui Jenny,
a connettersi con lo specchio delle fiamme, aggiungiamo uno strato d'oro. Mhm. Molto spesso. L'oro è il colore e il metallo dell'anima. Mm. Il lingotto d'oro, no? Ti ricordi, Monica? Ok. Sì. Ora non si scherza più. Chi non ha le palle se ne sta a casa. Mm. Chi questa cosa la vuole davvero, senza scuse, si connette adesso allo specchio delle fiamme d'oro. Gli altri se ne tornano a casa nella loro vita di tutti i giorni, dietro le loro convenzioni sociali e le loro paure. Voglio sapere se Jenny ha il coraggio di connettersi, perché la fiamma non è la storia d'amore Harmony. La fiamma è una grande scommessa, grandi decisioni, grandi cambiamenti e stravolgimenti, grandi pianti, sofferenza per raggiungere un obiettivo, non libro Harmony, che faccio una pubblicità pazzesca se ci sono ancora questi libri. Non passeggiata in riva al mare con il tuo uomo, sbaciucchiamenti e anelli di fidanzamento. Anche, ma è una guerra. Si va contro tutti. Ci si connette a se stessi. E lì c'è lo specchio del mare, di nuovo un nuovo strato anche lì. Oro. Si conosce se stessi, si riconosce il complementare, colui che è o colei che è uguale e l'opposto nello stesso momento. Cosa fa Jenny? Cioè, Jenny non può fare altro che andare verso a collegarsi sempre di più allo specchio del cielo e allo specchio del mare, perché è proprio come se sentisse che è l'ora, che non può far diversamente. A livello della PS, a livello esoterico, lei è pronta a cambiare degli aspetti della sua vita per andare verso la fiamma. Sì, dapprima mi ha dato qualche pretesto, ha tirato fuori cose del tipo, sì, ma adesso io ho tante cose da sistemare, l'attività con il mio compagno, però è come se tutte queste problematiche che lei sa essere legate alle interferenze mentali vengano spazzate via di colpo. Io vedo quasi da, non so come dirti, da una specie di pepita d'oro. Quindi ci ricolleghiamo a questo oro che hai messo su entrambi gli specchi ed è come se dilatasse il suo proposito, che è quella di trasformare radicalmente la sua vita in compagnia della fiamma. Mhm. Datemi una data in cui ipoteticamente Jenny fa un casino pazzesco. Ricordandole che questo è un anno in cui esiste il 22. Quindi c'è come una concomitanza di... Questo sì che è un sigillo salomonico, ma sano. C'è un qualche cosa che aiuta, un qualche cosa che coincide, un qualche cosa che ha senso. Mm. Mm. Mi dice luglio. Elena? Io ho visto 3 settimane proprio di azioni che si susseguono una dietro l'altra da metà settembre ai primi di ottobre.
in seguito a un qualche evento? Sì, sì. Sì, quando definitivamente vedo che cambia casa, forse anche paese, nel senso zona, non tanto lontano, ma zona, casa e organizzazione proprio della sua giornata. Ok. Ok. Chiamiamo i disincarnati, 4 nonni. Chiedo a Jenny se mi dai l'autorizzazione di chiamare anche tuo padre. Mm. Ok, e anche il padre. Ti hanno chiamato, vero Jenny? No? Ah, perché sei scomparsa un attimo. Diamo la precedenza al padre, ovviamente. Comunque chiamiamo anche, aprendo Portale Aureo, tutti i parenti di tutte le generazioni di Jenny. Vediamo subito quanti ne arrivano. Se vedete un numero simile, ma se no, no, va bene lo stesso. Mi è venuto 613. A me molti meno. Cioè i parenti, ho visto più o meno i parenti, 73. Ok. Padre, arriva? Sì. Sì, il padre, anche se non gli avessimo dato la precedenza, sarebbe arrivato davanti a tutti lo stesso. Sì. Cosa vuole dire? Io vedo un po' tutto fasciato, bendato, mi viene. Mi dice che vita atroce, che gran casino. Infatti, quello mi dice. Vic, Ho fatto un casino. Mm. la prende? Sì, la Sì, prende. sì, sì. Cambia? Sì, vedo che van via Mhm. le bende. Sembrava tipo, sai, una mummia quasi. Vanno via le bende. Cosa vuole dire a Jenny? E adesso mi sono resa conto di averti completamente abbandonato, di averti lasciato nelle mani dell'ignoto. Mi dispiace. Elena? Sì, si rende conto che avrebbe preferito di gran lunga fare l'esperienza come padre di Jenny piuttosto che fare l'esperienza che ha fatto anche con la morte atroce che ha scelto. Proprio da cancellare. Via. Mm. 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 Lui Mm. si mise con la fiamma? No. Ma no, cioè io vedo che non aveva proprio alcuna preparazione, Ah, predisposizione per gli affetti, sì, sì. non ce No, la no. faceva. Ha fatto proprio casino. Pasticci. Non sapeva proprio, veniva trascinato dall'onda senza sapere neanche che cosa volesse in realtà, ecco, c'è molto così. Vuole lasciare un messaggio alla madre di Jenny? Non ti posso criticare perché io in prima persona non ho fatto nulla, però dovevi darle un occhio in più. Un occhio di riguardo in più e un occhio di attenzione in più. Elena? Si chiede come può non essere stata consapevole di quello che stava facendo, cioè con chi era. Vede questa sua inconsapevolezza nella vita, nel vivere. Mm. Va bene, lo salutiamo. Portale Aureo. Nonni,
Se qualcuno vuole dire qualcosa, uno solo. Ma forse c'è una donna con un gomitolo di lana. Gli vuol far sentire che è soffice. Gli vuol far sentire come la sua vita può diventare così morbida, così confortevole, così calda. Elena? Vedo il padre del padre che gli ha dato uno scappellotto al padre. Va bene, li salutiamo Vabbè. tutti, chiudiamo il portale aureo. Va bene, va bene. Causa esoterica degli abusi subiti da bambina da uomini adulti. Viene legato un po' alla similitudine col padre, non so. Cioè? Cioè come se anche il padre aveva questa, in qualche modo, o con la mamma o anche con lei forse, vedo un Sì. evento di quando era piccola, La madre. e lei non si ricorda. Viene fuori karma familiare. E quindi è come se lei conoscesse quella forma di maschile, e quindi è come quasi come se li avesse attirati. Sì, sì, è proprio un contratto di famiglia. Ma la madre se n'è accorta e l'ha cacciato? Sì. È andata così? Sì. È andata così. No, non non lo però sulla figlia, Su cioè, di sé. si è accorta di tutto. Vabbè, scarsa voglia di intimità, senso di Ci colpa sta. per gli altri sono delle conseguenze, no? Chiaramente, sì. Esatto. Chiediamo alla PS perché ha fatto questa esperienza, la PS di Jenny ovviamente. Ma quello che mi dice è un po' così, no? Però mi dice che era come se sapeva che esisteva questa esperienza, ok? E come se quello che lei sapeva dell'esperienza non la convincesse e quindi ha voluto farla di persona per vedere che tipo di esperienza fosse. E che tipo di esperienza è? Di merda. Elena, non Monica. dire parolacce. Monica, Allora, non dire parolacce. No. Dai, non possiamo ridere qua. Allora, mi dice che voleva sviluppare in Jenny la capacità di riuscire a dire di no anche a una forza così forte e vincolante come un contratto familiare. Perché questo è proprio un contratto che hanno stipulato, io vedo madre, padre, lei, Jenny stessa, ma secondo me anche qualche generazione prima. È vero, sì. Quindi ovviamente è un contratto di grandissimo impatto e la PS le voleva far vedere che si può andare oltre anche a questi patti così antichi e forti. Perché sono solo patti. Eh. La tara familiare, per qualcuno la tara familiare è un ostacolo insormontabile, no, semplicemente un patto, un contratto reiterato. Ma vorrei farmi i cavoli degli altri, però la mamma di Jenny ha subito cose simili da piccola. Risulta Chi di sì. lo ricorda? Ha ricordato dopo, l'ha ricordato quando ha incontrato il papà di Jenny, quando gli ha fatto le stesse cose che facevano a lei. Sono riaffiorati i ricordi. Tua mamma Jenny è viva, sì. Ok, chiamiamola nel cinema. Era arrivata ma era un po' indietro, vicino alla stessa fila del compagno di Jenny. Ok, non è il caso, le chiediamo di saltare un po' di fila e andare un po' avanti. Si sente troppo in colpa, mi dice. Le diamo una Vic.
La Vic ha tutti quelli del cinema. La fiamma, il compagno, la figlia del compagno. Beh, effettivamente avevamo chiamato la famiglia di Jenny, quindi Mm. immagino. Non so, Jenny, ci sono dei fratelli, sorelle? Fratelli, quanti? Fratello? 3 Mm. maschi. 3 Infatti, li ho maschi. visti, sì. Ok. Mhm. No, Di fianco alla no, mamma. un 3 maschio, ragazzi 2 ci sono. maschi e Femminile? una femmina. No, 2 femmine e un Contrario. maschio. 3, 2 ce femmine e n'erano un 3 di maschio. fianco alla mamma. Ok. Vica tutti, la mamma che fa? Sì, vedo che era confortata dal ragazzo, dal figlio, no? Che le mette la mano sulla spalla perché lei stava piangendo. Vedo che si asciuga un po' le lacrime. Stava piangendo, infatti, sì. Mm. Perché un po' era anche nel ruolo della vittima, Mm. vittima bis, mi dice. Si sente 2 volte vittima. Ma è andata avanti o no? No. Mm. La madre è connessa allo specchio delle fiamme e allo specchio del mare. Non mi sembra. No. Il compagno è connesso allo specchio delle fiamme e allo specchio del mare. No. No, il compagno mi dice che sono tutte cazzate. Ecco. La figlia del compagno, stessa domanda. Alla fine il compagno sì, è davanti, in prima fila la vedo io. Si è connessa? L'ha vista? Me lo riservo per il futuro, dice. Infatti, perché è ancora presto, dice, non ha voglia, adesso, cioè, lo vorrà fare più avanti, adesso ha altri obiettivi. Sì. Va bene. Andiamo al cluster. Andiamo prima di tutto a vedere tutti questi contratti con Jenny legati alla famiglia. A me li mostra come una distesa sconfinata di coriandoli, però tutti quanti calpestati, no? Un po' infangati, stelle filanti, un po' tutte malconce. Elena? Come ogni vite è come se fosse un'aiuola di fiori colorati, rotonde. Ogni vite è rotonda, un'aiuola rotonda di fiori. Via tutto. E quando ha buttato tutto in un portale definitivo mette un ad eternum qui, a guardiano, diciamo, della situazione. Messo. Sì. Avatar. Prima di analizzarlo, come avevate visto il sigillo salomonico? Con i tentacoli, come ti avevo detto, come piovra, Io invece polipo. Io proprio l'ho visto proprio inciso nella carne. L'ha tolto, sì. Sì, sì, sì. Certo. Avatar. A me la dà in una versione un po' infantile, come se fosse una studentessa alle elementari. È come se L'avatar. sì, sì, che tiene un matitone grande in mano per colorare, che l'aveva molto bloccata rispetto a quella sua fase. Sia a livello proprio di dolore, facendola permanere in quello che le era successo, sia anche proprio come
difficoltà proprio a diventare donna da alcuni punti di vista. Donna anche come capacità di scegliere che cosa vuole e averlo, e continuando così a auto-boicottarsi. Lo teniamo l'avatar? No, assolutamente. Lei lo vuole tenere? No. No, tolgo tutto, anche le matite colorate. Via. E quando l'ha fatto, un ad eternum anche qua. Fatto? Sì. Ok, ci sono ancora le entità eteriche, mentali, gli impianti? No. Qualunque collegamento col secondo universo? No. No. Nuova frequenza. Sempre prima Elena, poi Monica. Anzi no, prima Monica, poi Elena stavolta. A me viene 117 miliardi. 138 miliardi. Consapevolezza. 171%. 151. Anima. Solo l'anima. 60. 56. Vite precedenti. 1150. 1839. Cervello. 10.4. 9.4. Fatele creare un uomo energia, il suo. Lo fa bianco. Mi dice che ha tanto bisogno di questo colore bianco che quasi sembra bianco neve. Purezza. Sì, vuole ripulire tutto. Se stessa, il passato, il presente. Sì, e dice anche che purezza nel senso che da oggi in poi vuole agire solo con la sua vera volontà, o perlomeno metterci tutto l'impegno di seguire quello che la fa stare bene sempre. L'ad eternum lo sa creare, abbiamo visto. La Vic l'ha presa. Sì. Dopo questo passaggio quanto sta la vibrazione? 151 miliardi. 168. Ok. Facciamo fare un giro alla star, cioè a Jenny nel cinema, e vediamo che cosa fa. Va dal compagno che dice che sono tutte minchiate. No. Va dalla Lo sua saluta. figlia. Lo saluta, ma come il compagno lo saluta come un saluto da Dio. Cosa fa? Vabbè, a lui dice c'è troppa differenza. Addio. Monica. Non so, non riesco a vedere che c'è dramma. È come se ci fosse di base una sorta di amicizia e quindi si può spezzare il legame senza un vero trauma, ecco. Si vede, anch'io lo vedo. Magari all'inizio sì, un po', chiaramente il subbuglio c'è, però come se rimanesse comunque una sorta di affetto, di fiducia. Ok, ma la fiamma non fa nulla, non va da lui. No, perché sa che è in grado di fare tutto Jenny.
Ok, ma non va a conoscerlo in eterico? Mm, io non lo vedo tanto interessato ad andare a conoscerlo. No. Per il momento. Ma dici lui? Va No, da lui. lei è lui. Lei non va da Ah, lui? È lì nel cinema lui, no? sì, sì, sì. Ah, la fiamma dicevi. Sì, Sembrava sì, quasi sì. che dicevi la fiamma di Jenny che andasse dall'ex, cioè Ho dal capito compagno anch'io di così. Jenny. Ah, no, 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 no. Jenny non Ah. va dalla fiamma. Io, cioè, l'ho fatta andare nel cinema per vedere se andava dalla fiamma. Sì, prima però doveva salutare il suo Sì. ex. Ma lei è Il suo molto compagno, vedi, corretta. mi viene Sì. da dire ex. Perché... Lei è Molto, molto corretta. corretta, sì. Io la vedo vestita di bianco, con, non so, una specie di abito di raso, un po' aderente, bianco. Non so come dirti, cioè, a tratti potrebbe ricordare un abito da sposa, però in generale da cerimonia, molto elegante, molto fine, un po' avvolgente, un po' sirena. Vedo che si sta avvicinando a lui. Lui è Mm, molto bello, tra l'altro, sì, è vero, ed elegante. elegante, affascinante, non so come dire, si sente Sì, carisma. l'uomo, la forza dell'uomo e si guardano negli occhi e appena si guardano negli occhi poi lui la prende in braccio, no? Sì, Sdraiata così. è vero. Tipo proprio un matrimonio quando si entra nella nuova Sì, casa. la Praticamente soglia, sì, così, quando si varca la esatto, soglia. così. Messaggio finale di Jenny. Elena? La vedo molto, che è molto, molto diretta a continuare il suo percorso verso se stessa e quasi, sai, quasi come un bulldozer, nel senso che va dritta e tutto ciò che arriva, che succede intorno, lei lo butta via perché deve rimanere concentrata lì, la vedo, che spazza via tutto e va dritta. Monica? Allora, ricollegandomi a quello che sta dicendo Elena, la vedo proprio di nuovo in mezzo alla neve e che proprio attraverso questa specie di caterpillar si è ricavata una specie di sentiero Mm, in mezzo a questi mm. mucchi di neve in cui cammina. E vedo che c'è, allora prende la parola la PE e le dice: devi stare tranquilla perché ci siamo io, parte eterica, e la parte subliminale, e siamo noi, il tuo maschile e il tuo femminile dentro di te. Non ti preoccupare di quello che c'è stato nella tua vita. Non pensare al maschile come padre e al femminile come madre. Pensa al maschile e al femminile come parte eterica maschile, parte subliminale femminile. Questo ti darà ancora più fiducia nella vita e nell'affrontare tutto quello che tu hai chiaramente dentro di te. Perché io vedo che lo scopo lei ce l'ha chiaro. Mm. Sì. Va bene. Come la vedete? Bene, no? Mhm. Stupenda. Abbiamo Mm. finito. Sì. Quindi